Per pedalare su ghiaia non si ha bisogno per forza di una bicicletta gravel. Se pedalate spesso su ghiaia o desiderate farlo più spesso, potrebbe essere utile apportare alcune modifiche alla vostra bicicletta da strada. La soluzione ideale sarebbe quella di essere in grado di tornare rapidamente e facilmente a una configurazione da strada senza troppi sbattimenti. Un primo investimento da considerare riguarda l'acquisto di pneumatici più larghi. La regola generale è quella di montare pneumatici più larghi possibili, ma che si possono adattare al vostro telaio e alla vostra forcella. È possibile pedalare su strade ghiaiose con pneumatici da 26 mm, ma si dovranno gonfiare molto per ridurre il rischio di forature e a quel punto andrete più lentamente e con minor comfort. Su una bicicletta da strada standard dovreste essere in grado di montare pneumatici da 28 mm, che sono più che sufficienti per affrontare strade bianche. Su una bicicletta da endurance con freni a disco potreste persino riuscire a montare pneumatici da 32 mm. La mia bici, la Pinarello X, è in grado di ospitare pneumatici fino a 35 mm, proprio quelli che ho montato al momento. Tuttavia, su una bicicletta gravel potreste montare pneumatici larghi fino a 50 mm e anche oltre. Altra cosa molto importante da considerare è un'adatta protezione della bici da possibili impatti con rocce e sassi per evitare graffi e ammaccature al delicato telaio della vostra bellissima bici. Alcune bici, tipo la mia, presentano delle protezioni in mastice per i foderi bassi nella parte del cambio. Oltre al fodero, la bici dovrebbe essere protetta anche sul tubo obliquo per proteggerlo dai colpi dei sassi che arrivano dalla ruota anteriore. In questo caso potrebbe essere utilizzato un nastro trasparente. 3M mette a disposizione delle valide soluzioni. In descrizione al video troverete dei link dedicati. Altro fattore importante da considerare per proteggere la bicicletta sono le estremità delle pedivelle, che potrebbero rovinarsi a causa di impatti non previsti con rocce o grandi sassi. Sul mercato esistono protezioni dedicate in gomma che si applicano alle estremità delle pedivelle, protezione che uso su tutte le mie mountain bike e che consiglio vivamente. Anche in questo caso il link è in descrizione. Ora parliamo dei rapporti di trasmissione, perché la guida su ghiaia è più impegnativa e tende a essere più lenta. Basso no, eh? Per questo motivo si potrebbe avere bisogno di pignoni più piccoli che forniscano una pedalata più agile. In generale la soluzione più rapida, semplice ed economica è cambiare la cassetta posteriore con una più grande. Attenzione però di essere sicuri che la cassetta sia compatibile con il vostro deragliatore posteriore. Recentemente sul mio Shimano Ultegra ho cambiato la cassetta 12 velocità 1130 con un 1134, quindi 4 denti in più sull'ultimo pignone che mi hanno cambiato la vita in salita. Prima però ho dovuto assicurarmi della compatibilità della cassetta con l'intero sistema, quindi prestate particolarmente attenzione sulla scelta. Un'altra cosa da considerare è cambiare le corone della guarnitura anteriore. Sulla mia Pinarello X ho già una guarnitura compatta con una combinazione di 50-34 denti. Quindi non posso effettivamente montare una corona interna più piccola, a meno che non cambi l'intera guarnitura per una super compatta. Tuttavia, se prevedete di percorrere molti chilometri su strade bianche, potrebbe essere un investimento che vorreste considerare. Le biciclette da strada sono abbastanza robuste, ma un'area in cui potreste potenzialmente riscontrare un problema meccanico costoso è con le ruote. Non perché non siano abbastanza resistenti, ma perché è più probabile che guidando su ghiaia l'impatto con grossi sassi o buche possano provocare una foratura e una possibile ammaccatura del cerchio. Su una ruota in alluminio questo potrebbe essere riparabile, se non troppo grave. Se invece avete ruote in carbonio, questo potrebbe rivelarsi fatale. Non perché la ruota non sia abbastanza resistente, ma a causa delle proprietà della fibra di carbonio. Se si ha la possibilità, potrebbe essere utile investire in un secondo set di ruote, meno costoso, in modo da essere meno preoccupati per ogni sasso che colpisce le vostre bellissime ruote. Inoltre potreste lasciare questo secondo set di ruote montato con pneumatici da gravel più larghi e una cassetta da gravel, mentre l'altro paio può essere lasciato con pneumatici da strada e una cassetta da strada. La modifica finale consiste di suggerire l'uso di scarpe da mountain bike e pedali da mountain bike. Il motivo è semplice: le scarpe da mountain bike hanno una struttura che permette di camminare.
Non è che andando su strade bianche si debba per forza camminare, ma potreste farlo anche per un selfie. E se si cammina sulla ghiaia con scarpe da strada e suola magari in carbonio, potreste scoprire rapidamente che si graffiano oltre ogni immaginazione. Quindi le scarpe da mountain bike sono un vantaggio e se utilizzate scarpe da mountain bike si devono montare le tacchette SPD, perché quelle da strada non vanno bene. Tuttavia c'è un vantaggio, perché i pedali SPD sono a doppia faccia, il che rende più facile l'aggancio. Ed ecco la mia bici da strada modificata con pneumatici più larghi. All'anteriore ho montato dei Pirelli cinturato Gravel H da 35 mm e cinturato all road al posteriore sempre da 35 mm. Le gomme le ho montate su un secondo set di ruote, in modo da avere su di uno pneumatici da strada e sull'altro quelli da gravel. I miei cerchi sono gli stessi, sono dei cerchi Shimano Ultegra C50 con cui mi trovo un gran bene, ma per gravel si potrebbe considerare dei cerchi con profilo più basso, magari i C36 o, come detto, anche dei cerchi in alluminio. Ho cambiato i pedali e le scarpe. I pedali sono dei Shimano XTR, gli stessi che utilizzo su tutte le mie mountain bike. Secondo il mio modesto parere questi sono i migliori sul mercato, leggeri, precisi e facili da agganciare. Se poi insieme a questi pedali abbinaste anche delle scarpe Shimano Aspire X902, il modello che utilizzo io, oppure il modello un po' più economico, l'XC702, vi posso garantire che l'abbinamento e la simbiosi tra scarpe e pedale sarà perfetto. Come trasmissione monto corone 50-34 e una cassetta a 12 velocità 11-34. Il telaio protetto, così come le pedivelle. L'ultima modifica aggiuntiva riguarda l'abbigliamento. I pantaloncini buggy non sono obbligatori, ma offrono alcuni vantaggi. Il primo è quello di offrire maggiore protezione contro graffi, abrasioni e impatti. Andare fuori strada potrebbe portarvi a percorrere strade con arbusti e spine e il buggy offre una protezione aggiuntiva. Il secondo punto è che hanno un aspetto casual, hanno delle utili tasche e possono essere indossati anche se non andate in bicicletta. Questa vestibilità li rende ideali per chi vuole un abbigliamento adatto anche per il tempo libero. E voi cosa ne pensate? Conoscete qualche altro trucco per passare rapidamente da una configurazione strada a gravel? E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!